Ciao a tutti e benvenuti su Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono nel nostro video, e se vi piace quello che facciamo, non dimenticate di iscrivervi e condividere prima di continuare. Grazie di cuore. Le voci che correvano da settimane nelle colonne di gossip si sono sciolte come neve al sole dopo la presa di posizione dura e senza giri di parole di Cenk Torun. Il celebre attore non ha più sopportato i commenti sui social e le insinuazioni di alcuni programmi di intrattenimento su Massine Merabet, e per la prima volta ha parlato senza filtri. Le sue parole, pronunciate davanti alle telecamere mentre lasciava il set, hanno immediatamente acceso le discussioni. La sua espressione, serena fino a un istante prima, si è fatta seria di colpo rispondendo alle domande insistenti su Massine, e lui ha messo un punto netto. Non parlate di mia moglie, Massine. Non è più materiale da pettegolezzo. Una dichiarazione che, per il mia moglie e per il tono deciso, ha scosso in un attimo il mondo del gossip. Da tempo sotto i riflettori per il legame con Massine Merabet, Cenk Torun aveva sempre tenuto una linea prudente quando si trattava della sua vita privata. In passato la coppia era finita spesso in prima pagina per indiscrezioni romantiche nate dalle collaborazioni sul set, e talvolta erano spuntate persino voci di crisi. Ma questa volta la sua uscita ha superato la semplice reazione alle dicerie. Il messaggio era chiaro e colmo di significato. In particolare, l'uso della parola moglie ha scatenato curiosità e un'emozione palpabile tra i fan, come se in pochi secondi la narrazione attorno a loro fosse cambiata direzione. Nel suo breve discorso, Cenk ha confessato il fastidio per il costante frugare nella sua sfera personale. Ha aggiunto: noi lavoriamo, andiamo sui set, viviamo la nostra vita. Ma vedere ogni giorno commenti di terzi, notizie inventate e titoli che feriscono è sfibrante. Massine non deve essere il centro di tutto questo. Frasi che molti hanno letto come un gesto di protezione, quasi una dichiarazione di custodia affettiva nei confronti di Massine Merabet. In pochi minuti, la clip è rimbalzata ovunque. Su internet, le parole di Cenk hanno dominato le tendenze. C'è chi le ha interpretate come l'espressione più limpida di amore e difesa, e c'è chi si è spinto a domandarsi ad alta voce: ma è un matrimonio? La frase "o mia moglie, Massine" è stata condivisa all'infinito dalle fanpage, moltiplicando commenti, domande, ipotesi. Sono persino circolate voci di un matrimonio segreto, celebrato lontano da occhi indiscreti. Dal canto suo, Massine Merabet non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale, ma chi le sta vicino pare sia contento di quelle parole. Massine ha sempre cercato di tenere la vita privata fuori dagli obiettivi e questa sensibilità la condivide con Cenk, due persone abituate a lasciare che a parlare siano i progetti, non le fotografie rubate. Anche per questo, la dichiarazione di Cenk non è stata letta solo come una risposta alle malelingue, ma come un atto di resistenza alla deriva del gossip più invadente. Secondo indiscrezioni, entrambi desiderano che l'attenzione resti sulle loro carriere. Il non parlatene più pronunciato da Cenk viene considerato un punto di svolta, un confine tracciato con fermezza. In un ambiente dove il chiacchiericcio si alimenta di silenzi strategici e mezze frasi, la sua chiarezza è suonata come un colpo di scena. Questa fermezza contro la speculazione continua ha mostrato con evidenza la determinazione della coppia a difendere ciò che li riguarda davvero. In breve, Cenk Torun ha fermato mesi di bisbigli con una sola frase. Non parlate di mia moglie, ma Massine resterà impressa come un messaggio potente, dichiarazione di sentimento e, allo stesso tempo, di confine. Ora tutti aspettano di capire se e come Massine deciderà di rispondere e se i due romperanno il silenzio, costruito finora. Dopo quello sfogo, l'aria è cambiata anche dietro le quinte. Le relazioni nel mondo dei pettegolezzi, spesso gestite con sorrisi di circostanza e risposte ambigue, questa volta hanno trovato un muro. La calma apparente di Cenk, intrecciata a una determinazione che non lascia margini, è stata letta come uno "non si torna indietro". Chi lo conosce bene racconta che la pioggia di insinuazioni su Massine lo abbia logorato. Gli amici dicono che Cenk è un professionista dal rigore esemplare, ma quando si tratta di lei diventa di una sensibilità palpabile.
Il loro legame, secondo chi osserva da vicino, non è solo una storia d'amore. È un patto fondato su fiducia profonda e un'intesa di vita che non cerca applausi. Ecco perché in molti sostengono che il termine moglie sia stato scelto con coscienza, non scivolato via per caso. Alcuni commentatori hanno fatto notare che, anche senza carte o annunci ufficiali, quella parola racconta il posto che Massine occupa nella mente e nel cuore di Cenk. Non è un'etichetta, è un modo di definirla. E l'effetto si è visto subito. Subito dopo la dichiarazione, alcune trasmissioni hanno cambiato i titoli già pronti su Massine, mentre post particolarmente insinuanti sono stati cancellati senza fare rumore. Un segnale chiaro, quelle parole hanno scosso l'ambiente più di quanto si potesse immaginare. Un altro particolare rimbalzato tra i corridoi è la frase che Massine avrebbe confidato agli amici: il silenzio a volte è la risposta più forte. Una scelta di non replicare, per ora, valutata e voluta. È uno dei periodi più intensi della sua carriera, e lei è immersa nei nuovi progetti con disciplina quasi ascetica. Chi le è vicino sostiene che l'attenzione continua sulla sua vita privata danneggi il suo lavoro e il suo equilibrio interiore. In questo quadro, lo scatto di Cenk non è un impeto del momento, ma l'espressione di un disagio che covava da tempo. Il rumore, la pressione, le parole usate come pietre hanno un peso, e lui ha deciso di caricarselo per primo. Da tempo, si sussurra, i due vivono con maggior discrezione. Non compaiono insieme agli eventi, non postano foto abbracciati, e questo non è il segno di una rottura ma di una distanza scelta e consapevole dal clamore. L'intimazione non parlatene è sembrata la versione pubblica di questa logica, proteggere per proteggersi. Per loro, una relazione non è un trofeo da esibire, ma un legame da abitare, ha confidato qualcuno vicino alla coppia. Pare che le accuse più recenti rivolte a Massine abbiano fatto arrabbiare profondamente Cenk. Si mormora che perfino la famiglia di lei si sia sentita ferita da certe esagerazioni, e che proprio questo abbia spinto Cenk a fissare un limite, a dire basta, a mettere il corpo davanti a ogni commento velenoso. Chi segue le logiche del settore dice che questa scelta segni la fine delle risposte evasive, dei vedremo, dei non confermiamo né smentiamo i che fanno comodo a tutti. L'atteggiamento di Cenk potrebbe diventare un esempio, ricordare che esistono confini, anche per chi vive sotto i riflettori. Forse, dicono alcuni, è l'inizio di una stagione nuova, in cui i confini della vita privata vengono ridefiniti con la voce dei diretti interessati, non con il brusio dei corridoi. Nel frattempo gli occhi restano puntati su un eventuale messaggio di Massine, ma proprio il loro silenzio è considerato adesso la dichiarazione più eloquente. Cenk Torun e Massine Merabet sembrano determinati a scrivere la loro storia seguendo le proprie regole, non quelle dettate dai titoli urlati. La scena di quella mattina è già diventata iconica, l'uscita dal set, i cronisti in attesa, le domande che si ripetono e si accavallano, lui che ferma il passo, respira, alza lo sguardo e pronuncia quella frase che azzera tutto. Nessuna fuga, nessuna battuta per sviare, solo la decisione di andare dritto al punto. Quelli mia moglie ha il suono di qualcosa che non si dice per caso. Ha la densità di un sentimento, ma anche l'architettura di un confine. È come se avesse tracciato una linea sul pavimento e detto: di qua c'è il mio lavoro, di là la mia vita. È un dettaglio che non sfugge al pubblico, perché in tempi in cui tutto è condiviso, quella parola custodisce e raccoglie, anziché esporre. Sui social, il dibattito si è acceso su due fronti. Da una parte, chi vede nelle parole di Cenk la punta più alta del romanticismo, l'idea di un uomo che non teme di esporsi per proteggere la donna che ama. Dall'altra, chi insiste a leggere tra le righe, a contare gli indizi, a cercare conferme, c'è stato davvero un sì, o è un modo per dire che lei è al centro del suo mondo? Ma, a ben guardare, la domanda perde importanza davanti all'effetto reale che la frase ha avuto. Alcuni talk hanno moderato i toni, i profili che prima insinuavano hanno ripulito la bacheca. Persino certi meme sono scomparsi. È il segno che la voce dei protagonisti, quando arriva chiara, sposta davvero le cose.
Per chi conosce la traiettoria di Cenk Torun, la sua reazione non sorprende fino in fondo. È un attore che ha attraversato diverse stagioni dello spettacolo, e in ognuna ha imparato a separare il set dalla casa. Ma Hassine, dal canto suo, ha sempre coltivato un'immagine elegante e discreta, fatta di lavoro serio e pochi fronzoli. Insieme, hanno costruito un equilibrio che non ha bisogno di promesse urlate. Per questo, l'idea che non si presentino in coppia agli eventi non è indizio di raffreddamento, è una scelta. È l'arte di proteggere la quotidianità, come si proteggono le cose che contano. Dietro questa vicenda, c'è anche la fatica di chi ogni giorno si risveglia con un nuovo titolo addosso. Quando Cenk dice è sfibrante, non sta cercando compassione, sta raccontando la realtà di una pressione che logora. E nel proteggere Hassine, protegge anche la possibilità di lavorare bene. Chi le è vicino conferma che lei stia vivendo una fase creativa intensa, provini, letture, set serrati. Ognuno di questi passi chiede concentrazione, e l'eco del gossip finisce per mettere sabbia negli ingranaggi. Spegnere quel rumore non è un capriccio, è una condizione per restare fedeli a se stessi. Se questo gesto segnerà davvero una svolta collettiva, è presto per dirlo. Ma ha già segnato una svolta per loro. Quella frase ha offerto una chiave per leggere il loro presente, vogliono essere ascoltati per ciò che fanno, non per ciò che si racconta di loro. E se nel frattempo il pubblico continuerà a cercare indizi, se qualcuno proverà a spingere oltre la linea, avranno comunque la forza di rimettere al proprio posto ciò che conta. Qualcuno ha detto che la parola o moglie è un titolo, ma qui somiglia piuttosto a una promessa silenziosa, non lasciarti schiacciare, ci sono io. Le ore successive sono state un mosaico di reazioni. Fans che hanno montato brevi video dedicati, utenti che hanno scritto lunghi post sulla dignità del silenzio, altri che hanno fatto domande a cui, in fondo, nessuno può rispondere se non loro due. Tra le righe, resta una sensazione, che la coppia abbia fatto cadere il velo su un patto privato, senza aprire una finestra indiscreta. Hanno mostrato il limite, non la stanza. E questo, nel mondo degli eccessi, è un gesto quasi rivoluzionario. Cosa succederà adesso? È la domanda che rimbalza ovunque. Ma Hassine parlerà? Dirà qualcosa, magari con una frase minima, oppure continuerà a lasciare che sia il suo lavoro a parlare. Per ora, chi le sta intorno racconta che lei preferisca la via più sobria, una concentrazione totale sui copioni, sulle prove, sulla macchina da presa. E se poi un giorno decideranno di raccontare qualcosa in più, sarà perché lo vorranno, non perché qualcuno li avrà spinti all'angolo. Fino ad allora, quella dichiarazione resterà come un cartello all'ingresso, rispetto. Non è facile per nessuno imparare a convivere con l'eco costante del giudizio. Ma alcuni momenti, come questo, insegnano che il modo in cui si risponde può cambiare il corso delle cose. In un ambiente in cui gli amici sono spesso commentatori e i vicini sono microfoni, scegliere poche parole scelte bene è una forma di eleganza. Cenk e Hassine sembrano averla capita da tempo. E proprio da questa consapevolezza nasce la speranza che i riflettori si spostino dove devono, su scene, personaggi, trame, sul lavoro che hanno sempre difeso. E mentre attendiamo il prossimo passo, resta l'immagine di due persone che camminano affiancate, lontano dal clamore, e di un uomo che non ha avuto paura di dire esattamente quello che pensa. Perché a volte ci vuole più coraggio a fermarsi un secondo davanti a una telecamera e dire e basta, che a continuare a sorridere. Il resto, come sempre, lo dirà il tempo, e lo diranno le scelte. Una cosa però è chiara, non saranno i titoli a scrivere la loro storia. Saranno loro. Siamo arrivati alla fine del nostro video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Segreti Turchi e condividete questo racconto con chi ama seguire le storie del mondo dello spettacolo. A presto!